Nelle puntate precedenti. Dopo 2 notti di autobus, adesso prendiamo e usciamo, ragazzi, a vedere Rio de Janeiro. Città di contrasti. Musica e colore in questo mercato. Ok, ci siamo pronti? 3, 2, 1. È arrivato quel momento, ragazzi, quello di tirare fuori le palme. Ipanema, direzione Copacabana. Arrivati alla stazione e presi i biglietti ufficiali. Ma che roba è, ragazzi? Una roba straordinaria. Abbiamo conosciuto un altro aspetto di Rio, una città che devo dire ci è piaciuta molto. Prima di iniziare, noi siamo Angela e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, è un click veloce ma per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Tutto pronto, si riparte. Buongiorno. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado. Desculpa qualquer coisa. Non potevamo finire in posto migliore a Rio con la signora. Fantastico, Sì. È stato fantastico. Ci ha anche preparato la colazione stamattina, le uova, il formaggio, il pane. È uscita a prendere il pane fresco, Sì, Angela. che carina. Oh, stamattina c'è un sacco di gente, le carrozze sono già belle piene. Zaini e chitarra non sono proprio la cosa migliore a quest'ora di mattina. Siamo un po' tanti. Il vantaggio è che non cadiamo. Ah no, non cadiamo, quello era sicuro. E siamo usciti. Paolo è in coda adesso a lasciare lo zaino grande, tra poco saliamo. Devo dire che c'è una trasformazione delle persone. Quando devono prendere l'autobus diventano tutti super aggressivi, hanno un sacco fretta, quindi è stranissimo perché tutti rilassati e simpatici, poi arriva il momento dell'autobus, ansia. La destinazione di oggi si chiama Cabo Frio e cominciamo con il frio già sull'autobus, si congela. Comunque siamo quasi arrivati, non era così lontano. Costo di questo autobus altissimo, ragazzi. Mamma, quanto costano gli autobus in Brasile? 14 euro a testa per 2 ore qualcosa di viaggio. No comment. Siamo arrivati, ragazzi, probabilmente nel posto giusto. Vedo una bella pizzazza molto particolare, mi sembra. Comunque siamo arrivati finalmente a Cabo Frio, nome che in realtà non dice molto perché non è un posto particolarmente conosciuto, però ci siamo fatti una bella ricerca soprattutto per uscire dal giro delle città enormi del Brasile. Qua sono tutte città incredibili, ragazzi. San Paolo, Rio, sono robe enormi e quindi volevamo un po' vedere il Brasile un pochino più fuori. E abbiamo trovato tutta questa zona, non è solo Cabo Frio ma ci sono diversi paesini qua attorno, famosissimi, a quanto pare costa rinomata e quindi molto molto interessante. Però ecco, non ci aspettiamo di vedere il turismo assurdo che c'è nelle grandi città. Quindi non vediamo l'ora di vedere questo Brasile un po' diverso, anche perché negli ultimi giorni comunque Rio ti toglie belle energie. Beh sì, è una città, una megalopoli così, comunque anche se bellissima, ci è piaciuta un sacco, però comunque ha dei ritmi diversi, sì, tanta gente, tutto enorme, gigantesco. Questa in realtà è una città, perché comunque ci sono dei belli edifici, palazzi e altro, decisamente più bassi come livelli di altezza dei palazzi. E in realtà questa è la base, perché poi da qui ci sposteremo a esplorare i vari posti. Adesso stiamo andando verso il posto dove dormiremo. In realtà se troviamo da mangiare prima meglio, perché si è già fatta quasi l'una. Sì, siamo congelati sull'autobus. Congelati, mamma, che freddo. Quindi adesso non so dirvi se fa caldo o no. Ma si sta bene. Me la sto godendo questa temperatura umana, diciamo.
E anche oggi mega buffet brasiliano, pronti a mangiare 2 tipi di fagioli oggi addirittura ci sono. La sfaggiolata è importantissima in Brasile. Sì, è buonissima anche, devo dire, c'è sempre quel bell'aglietto condita bene, quindi ci piace. Sono tutti piatti semplici perché comunque c'è verdura, riso, fagioli, un po' di pollo, ma è tutto condito perfettamente, ragazzi, è cucinato come si deve, veramente. Quindi siamo un po', secondo me, sulla cucina colombiana, che al momento è quella che ci è piaciuta di più da quando siamo in Sud America. Grande scoperta, ragazzi. Oddio, sconvolgente direi, dopo la team in Brasile c'è anche l'Enel. Guardate la maglietta di questo ragazzo qua che sta pranzando. Ma chi gliela fa fare? Ma perché? (1504) 1953, 53. asterisco, Siamo arrivati, ragazzi, ma ai ai ai. Il signore non sapeva del nostro arrivo perché noi abbiamo prenotato tramite Airbnb, parlato col figlio e il figlio non l'ha avvertito che stavamo arrivando. Attenzione però, qua abbiamo degli altri tifosi del Flamengo. Sì, anche qua, guarda qua. Capito. Hai capito che muro sobrio? Abbiamo tutto questo appartamento, solo che non è pulito, deve pulirlo il signore. Ci ha detto che adesso va a casa, prende tutte le cose, torna e viene a pulire. Vabbè, quindi aspettiamo. Nel frattempo abbiamo avuto la password del wifi. Asterisco. Il signor Raimondo è tornato, tra l'altro sappiamo tutto di lui perché la password del wifi è la sua data di nascita e domani è il suo compleanno, quindi abbiamo fatto anche gli auguri, è tornato, ha cambiato le lenzuola, ci ha portato gli asciugamani, ha pulito il bagno, ha sistemato tutto, gli abbiamo dato anche una mano mentre lo faceva e niente, adesso siamo usciti e siamo nel centro proprio di Cabo Frio. Questa è la via centrale, la via pedonale con tutti i negozi di vestiti in questo caso. A me sta cosa da quando siamo in Brasile mi fa morire del ridere, ragazzi. In pratica tu basta che fai così, no? Ti trovi davanti a un menù e puoi decidere vuoi legumi e non vuoi legumi, vuoi la carne e non vuoi la carne, vuoi camarao e allora prendi il frango, il pollo, frango. La cittadina di Cabo Frio, ragazzi, ha proprio quell'ambientazione un po' da mare, oceano, palme, verde, acqua dappertutto e infatti siamo in una specie di penisola, cioè tutta la città è su questa penisola e poi c'è acqua da tutti i lati, c'è questo tipo canale dietro. Sì, questo è un canale, infatti là c'è il ponte, guarda il ponte là in fondo che la collega all'altra sponda, ci sono tutta una serie di ponti perché appunto è circondata proprio dall'acqua da tutti i lati, il centro storico in mezzo è proprio qui dietro, qui c'è tutta la parte centrale e poi tu ti puoi fare praticamente tutta la costa di qua passando in mezzo a questo che è una specie di porticciolo con tutte le porticciolo, anche 2C. Penso che l'ho pensato anche. Porticciolo con tutte queste barche che sono ancorate qua. È figo, ragazzi, sento delle vibrazioni tipo Key West. Avete presente quando siamo stati a Key West con la Carmencita? Quando da Miami in pratica si prende la macchina e si fanno tutti questi ponti che vanno a raggiungere Key West, che è un puntino in mezzo all'oceano che però appunto si può raggiungere anche in macchina e in pratica poi arrivavi in questa cittadina coloniale lontano da tutto e ragazzi io sento proprio le vibrazioni di Key West qua, proprio non so perché, no, sai che forse c'erano i portoghesi anche là? Pensa che mi sa di sì. Comunque è bello. Non possiamo controllare al momento, no, però è bello questo lungo fiume, lungo lago, mare, non so cos'è, oddio, cioè acqua. Ok, lungo... lo devo fare. No, è salata. Mamma mia, finisce dentro, sicuro. È mare! È salata, eh sì, perché è mare, però ti dà l'idea che sia chiuso, no? Che sia un canale chiuso, invece in realtà là in fondo è aperto e c'è il mare, salatissimo, vero? Ma si sente l'odore, di salsedine, no? C'è proprio la sensazione, ragazzi, che figa, sì. Ma che differenza poi! Sì. Dalle enormi città qua si sta benissimo. Oggi ragazzi proviamo l'açaí, che è praticamente il gelato granitoso, lo definirei così,
che c'è qui. Questo è quello tradizionale però col guaranà, c'è quello con la banana. Sono tutto questa specie di gelato che è fatto con questi frutti rossissimi e quindi fa un po' effetto granita e lo puoi scegliere dei gusti che vuoi. Qui praticamente self service, ti prendi quello che vuoi. Funziona molto self service in questo paese, devo dire. Anche al gelato, anche il gelato è uguale perché ci sono tutti i gusti di gelato lì avanti. Noi però vogliamo provare questo. C'è anche, guarda, qua c'è con il latte, ce ne sono... Guarda di banana. Sì, sembra buono. Che profumo che fa. E poi ci puoi mettere soprattutto queste belle porcate a tua scelta, con anche gli sciroppini lì dietro. Ci mettiamo anche la copertura, sempre sua, quindi un gusto molto intenso sarà. Granola c'è anche da buttare dentro. Questo in pratica è un pasto, volendo, una colazione, perché è bel bicchierone. Infatti non è che mi senta proprio, però vabbè, bisogna dobbiamo assaggiare. Sì, direi di sì. Sa che ti conviene l'altro lato, sennò qua Non scende. guarda qua che cosa abbiamo combinato. Risultato finale 1 in 2 ovviamente. Com'è? Una bomba. Sì? È strano perché è a metà tra un sorbetto, un gelato e una granita. Ma di cosa sa esattamente? Frutti rossi. Frutti rossi molto forti. Sa di frutti rossi così. E io non mi aspettavo esattamente, non sapevo bene che cosa aspettarmi. Alla fine È fresco, rinfrescante. Piace molto qua, lo vendono spesso anche in spiaggia. L'abbiamo visto anche a Rio, c'erano tutti i banchetti che vendevano proprio questo. una bella bomba, eh? Sì, È una gran bella bomba, l'abbiamo pagato 1,50 €. Però è un sacco di roba, L'açaí è un piccolo frutto viola che cresce nelle zone tropicali del Brasile, soprattutto nella foresta amazzonica, e assomiglia a una bacca. Questo frutto è ricco di antiossidanti, fibre e grassi buoni. Per preparare la classica bowl di açaí, i frutti vengono raccolti, puliti e lavorati fino ad ottenere una polpa cremosa che poi viene congelata. che spiaggia ragazzi, è quasi accecante il bianco della sabbia da qua sopra e il colore dell'acqua con queste onde, quindi mi sa che dopo andiamo a vedere anche com'è la temperatura, tutto quanto. Questa spiaggia che è una baia quasi chiusa sembra, perché davanti c'è la continuazione là della penisola che continua fino in fondo, e da questo lato invece c'è un capo con il forte sopra. Questo qui bianco è il forte costruito dai portoghesi. Nell'aria non c'è odore di crema solare, come c'è Barbecue di frango. Non so se è frango o se non è frango. Stanno grigliando il frango. Grigliato, sì, di churrasco in pratica, quindi stanno grigliando di brutto in qualcuno di questi baracchini che si trovano sulla spiaggia. Ma il colore anche dell'acqua, che azzurro, verde, ma no, è assurdo. Andiamo più vicino, dai, adesso scendiamo sotto. Ci sono le panchine degli innamorati, ragazzi, 2 schienali opposti, così ti puoi sedere. È comoda, guarda, così puoi chiacchierare, puoi stare qui tranquillo. Ma ti puoi anche amare. Addirittura. Come camminare sulla farina, sul borotalco, sullo zucchero, non sul sale, perché sul sale è croccantino. Invece è leggerissima, proprio la consistenza, non sembra reale quasi. Ma infatti il colore assomiglia abbastanza al deserto di sale. Sì, è vero, è bianchissimo, quasi con l'effetto diciamo neve, che però non è neve evidentemente. E qua ragazzi chiaramente un sacco di gente. Non mi aspettavo tutta questa gente, comunque siamo a tipo 3-4 ore da Rio de Janeiro. Eppure la gente viene giustamente qua anche in settimana, sì, perché siamo in mezzo alla settimana. Hai visto il signore che fa l'açaí, per rimanere in tema? Ah, eccolo qua. Guarda, col carretto. È proprio dappertutto, sì, ragazzi. Li vedi perché sono tutti viola questi carretti, proprio come il colore del dolce. Pronti all'acqua? Dai, andiamo. Che spettacolo! Questo è spettacolare, proprio caraibi questo, no? Qua è Caraibi, ragazzi. Spiaggia caraibica, ti viene in mente questo. Questa su Copacabana vince, anche se fresca. Bella Comunque fresca. Devo dirvi sì. Sì, la 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 baila Angela, Brasil, Brasil. Mazzito, non era alcolico, giuro, non era alcolico. Stiamo percorrendo tutta la spiaggia, siamo quasi arrivati alla parte del forte, ma adesso da questo lato abbiamo invece la vista di tutta la città
a tutti questi palazzi qui davanti che sono sia hotel ma anche proprio abitazioni, tutte vista mare. Da questo lato ci sono tutti gli ombrelloni con i tavoli e le sedie sotto, ti puoi bere qualcosa, sederti qui con i piedi praticamente nell'acqua. Angela, a quanto pare il costume da Brasile è obbligatorio. In che senso? Ah, dici quello della bandiera? Noi non ce l'abbiamo. No, però tantissima gente ce l'ha, verde e giallo, sì. Siamo arrivati alla fine della spiaggia e qua è molto più tranquilla. Ci sono queste piscinette naturali, il mare aperto dall'altro lato e dall'altro lato, quindi qua non abbiamo quelle mega enormi onde e infatti qua si può fare il bagno proprio tranquillamente. Una goduria assurda, ragazzi, il colore dell'acqua. Siamo di fronte al forte e invece da questo lato, dietro questo promontorio minuscolino, c'è l'uscita, diciamo, del canale dove eravamo prima. In pratica quello che passa dietro la città esce fuori proprio da qua. Angela sta camminando sulle acque per raggiungere il forte. In pratica c'è questa passerella bella vecchiotta, completamente ricoperta dall'acqua del mare, e si passa da qui per salire. La roccia qua vista da vicino è scura e porosa, sembra quasi roccia vulcanica. Arrivano queste onde che però sono chiuse, riparate appunto da queste rocce, e là sullo sfondo della penisola, proprio sulla parte finale, ci sono tutti dei cactus che si alzano. Ma che ondata qua! Ragazzi, lo so, siamo pessimi, stiamo andando in giro con le scarpe, adesso siamo a piedi nudi addirittura nel posto che è il regno delle infradito. Che vergogna! Più del Brasile, le infradito non so dove devi metterle, e noi siamo sempre in giro con le scarpe perché stiamo camminando moltissimo. Devo dire che in Sud America in generale non è che le infradito le abbiamo usate molto, perché siamo sempre stati a 4000 metri e lì l'infradito insomma non è proprio il suo, invece qua è proprio il suo ambiente. Infatti tutti sono in giro con le infradito. Un signore ci ha detto: si capisce che non siete brasiliani perché avete le scarpe. È vero, ragazzi, ci ha detto questa cosa. Siamo stati mesi e mesi sulle Ande, ci siamo proprio disabituati. Noi eravamo quelle dell'infradito, ragazzi. Dobbiamo fare una seduta dallo psicologo su sta cosa, perché veramente cambiato la nostra identità, tutta colpa delle Ande. Noi avevamo addirittura le magliette, ragazzi. Sì, le magliette con la stampa, con le infradito, con le ciabatte. Sì. Cosa ci è successo? Abbiamo raggiunto il forte, ragazzi, che è aperto gratuitamente. Un bel freschetto qua perché c'è un po' di ombra. Noi siamo saliti però, vedi, senza l'infradito e senza le scarpe, a piedi nudi. I piedi su ste rocce. Però siamo arrivati, eccoli là, sono i cannonazzi. Dall'interno della torretta di guardia, ragazzi, si vede tutto quanto, possiamo vedere tutto quello che c'è attorno. Da quella parte c'è il fiume o il canale che esce, siamo stati lì poco fa. Poi da questo lato abbiamo il mare, l'oceano enorme, di fronte c'è addirittura un'isola là in fondo, e quella è Arraial do Cabo, che è un altro paesino qua vicino. Da questo lato invece si vedono tutti i chilometri di spiaggia bianca che vanno avanti, sembra infinita questa spiaggia. Questo è il forte di San Matteo, che è stato costruito dai portoghesi nel 1616 su quest'isola, in una posizione strategica, perché da qui hai tutta la vista a 360 gradi su tutta la costa, e non solo, anche su tutte le isole qui di fronte. Il vento è bello forte infatti in questo momento, però il forte costruito così con questi muri bianchi in calce qua ci protegge in questo momento dal vento che tira un po' da tutti i lati. Comunque questo forte appunto l'hanno costruito i portoghesi quando sono venuti a colonizzare il Brasile, ma per quanto riguarda proprio Cabo Frio la storia è molto più complessa. Sono state ritrovate tracce di insediamento qui che risalgono a 6000 anni fa, quindi questa zona è abitata da moltissimo tempo e ovviamente il mare era la risorsa principale, quindi la pesca era centrale per la vita delle persone qui. Quando sono arrivati i portoghesi però questo territorio lo volevano anche i francesi che si allearono con le persone del posto, e scoppiò una guerra violentissima tra portoghesi dall'altro, francesi più persone del posto dall'altro. I portoghesi alla fine vinsero, distrussero tutto quello che c'era qui e ricostruirono questa città con questo forte e altri edifici di cui ancora oggi c'è traccia appunto nel centro di Cabo Frio. No ragazzi, guardate questo signore che vende il couscous.
E c'ha pure la tromba, suona la tromba quando si sposta per attirare l'attenzione, che poi non è il couscous, è sicuramente qualcos'altro di dolce, perché abbiamo visto che metteva il latte condensato sopra. Ma si fa notare alquanto, guarda quante bandiere, 3 bandiere altissime sul suo carrettino. Io sono affascinata, ragazzi, dall'intraprendenza e la varietà dei venditori che ci sono proprio sulla spiaggia. Geniale. Cioè non c'è il cocco bello, fine, qualcosina così, braccialetti. No, allora abbiamo signore visto con la tromba. il signore con la tromba che prima ha fatto un concerto in pratica mentre passava. Poi il signore con la mini griglia, cioè una griglia grande così, la tiene in mano. E nell'altro ha tipo un termos in cui ci sono dentro le salsicce, credo, quindi tu ordini la salsiccia, lui te la griglia lì al momento e te la mangi. Poi è passato il ragazzo col filetto du pêche. Filet du pêche. Praticamente un contenitore con dentro il pesce fritto, poi c'è chi vende la frutta, abbiamo visto prima l'açaí, poi c'è il mais col pentolone di mais che passa. Insomma, tu puoi star qua, ti compri un po' di cose, ti fai il tuo aperitivino qua, perfetto. Mentre qua c'è un tizio attaccato con tutte le funi e i cavi per lavorare, un lavoro pericolosissimo. C'è anche da dire che qua in Brasile ci vanno un po' potenti, Questo qua è soltanto il nome della farmacia. Questo quartierino, ragazzi, è un piccolo gioiellino, sembra un po' di essere in Grecia, Italia, Europa, con tutte queste chiese bianche, tutto bianco, anche queste casette coloniali. Molto bello, queste vibes proprio tranquille. Vieni qua a farti un giretto, siamo a 2 passi da un'altra spiaggia da questo lato e Angela è lì ovviamente in mezzo ai gelati. Oggi abbiamo dato, Angela. Hai visto che bello il ghiacciolone gigante per farti la foto? Il ghiacciolone. Giulietta si chiama, guarda. Angela, abbiamo dato, dopo... Solo la foto. Stiamo mangiando tantissimo, ragazzi, stiamo mangiando tantissimo. Abbiamo ancora un sacco di cose da assaggiare in Brasile, perché ci sono un po' di particolarità, però in questo momento non ce la facciamo. Quella è la bandiera italiana, perché c'è la pizza. Maro, Era la pizza con massa di longa fermentação, ricotta de bufala. È troppo divertente in portoghese, no? Fermentação. Mi piace un sacco. Ecco, io sul portoghese devo dire una cosa, ragazzi. A me sembra sempre di sentire Batantuono. No, Batantuono, sì. Quando fa l'accento portoghese brasiliano. Spuntati dall'altra parte poi si torna al canale da questo lato e ci sono anche queste belle passerelle che ti danno tutta la vista sul canale. Qua vengono proprio ad attraccare le barchette. Mamma che bello, poi ragazzi al tramonto è anche tutta un'altra cosa con questa luce. Anche nella parte interna dove c'è il canale, ragazzi, abbiamo il Borotalcao. Questo è Borotalcao, ragazzi. Quanto ci mettiamo in giro per il mondo a trovare spiagge come questa? Devo dire la verità che non è per niente semplice. Qua invece sono tutte così, è pazzesco. Quindi anche in questa parte interna la spiaggia è così, è fantastica. Ecco, poi c'è questa cosa delle barchette che comunque a me piace, da quel tocco colorato. Sembra sì un quadretto anche da guardare. Poi qui è molto, molto più tranquillo, infatti ci sono soltanto 2 persone sdraiate qua. Ma in generale il passaggio da Rio a qui, Oddio, vedi proprio, cioè ti rilassi quasi, no? Bellissima la città. Ma anche trovare dei posti così non è niente male. Siamo tornati nella via quella pedonale dello shopping, ragazzi. C'è un banchetto che vende solo gli aggeggi dell'infradito. Geniale, ragazzi. Quando ti si rompe, questa è la cosa che ti si rompe di più. E qua te li vendono di tutti i colori, ma è una roba genialissima. È tipo il calzolaio dell'infradito. Sì, esiste, mai visto, ragazzi, in vita nostra. La prima volta nella vita che vediamo il calzolaio dell'infradito con tutti questi pezzi di ricambio. Io non so, ragazzi, ultimamente ste giornate secondo me sono fatte di 55 ore, perché ultimamente, ragazzi, mamma mia, il viaggio è diventato intensissimo. Secondo me dal momento in cui siamo passati in Argentina, quindi con la macchina, da quel momento lì, madonna, siamo provati ultimamente, e quindi secondo me questo è il posto giusto un attimo per ripartire, perché il signor Raimundo ha fatto un bel lavoro. Alla fine il posto è carino, anche perché adesso io giro la camera
è peggio di prima, perché ci siamo insediati, ci siamo fatti la doccia, ci siamo ripresi, quindi è tutto un grandissimo casino. Fa un caldo pazzesco, quindi sta girando il ventilatore per fortuna. Comunque ecco, dopo l'ingresso c'è la cucina da questo lato, è un mini appartamento in pratica. Sì, adesso sto facendo un'insalatina, un po' di carote. Insalatina che ci Vuoi sta. la carotina qua? Certo. Mordi, vai. No, qua no. Grazie. Ma come no? No. Un'insalatina, c'è la cucina, c'è un mega frigorifero gigante che è pieno di acqua. Pieno di acque che erano già qui. Erano già lì, quella è la nostra. Però qua c'è il filtro. Sì. Quindi ottima cosa, si filtra l'acqua, quindi possiamo usare questa per riempire le bottiglie e metterle in frigorifero a raffreddare. Grazie Angra, perché stavo masticando questa croccantezza, questa Adesso ottima mastico io. croccantage. E invece da questo lato, oltre a vabbè il coso del Flamengo, c'è il letto e poi abbiamo un bel bagnetto che è completamente chiuso e ha l'uscita dall'altra parte, sulla cucina. Scelte un po' discutibili. E qua ovviamente abbiamo buttato tutta la nostra roba. Qui paghiamo 12 euro a notte, che non è per niente male. Allora, devo dire che tra Argentina e Brasile più o meno i costi per dormire e per mangiare si riescono a tenere sotto controllo. I costi sono proprio quelli del viaggio, cioè l'abbiamo detto, qua gli autobus e anche in Argentina sono delle mazzate, ragazzi, che non avevamo mai preso, credo mai, perché tra Asia Sì, no, è sempre tutto molto più economico. Qua invece delle botte pazzesche. Allora riesci a trovare qualche offerta online, ma il problema è che online per noi è difficilissimo prenotare, perché quasi tutti i siti ti chiedono un CPF, che è tipo il codice fiscale brasiliano. Senza quello non puoi fare niente. Pensate che te lo chiedono anche le casse automatiche al supermercato, cioè inserire il CPF, è tipo un codice identificativo. Senza CPF è un gran casino, Niente, ragazzi. non puoi fare niente. Tantissimi non accettano il passaporto e quindi online è quasi impossibile. Quindi comprando nella stazione degli autobus i prezzi in genere non sono i migliori. Più che altro non hanno quelle offertone Sì. che ogni tanto trovi sui siti delle compagnie. E niente, questo è niente, va accettato così. In generale qui ci vorrebbe forse anche un mezzo per viaggiare, per evitare questi prezzi, anche se È immenso questo paese, cioè vederlo sulla mappa fa veramente impressione, Sì, nel senso è che ti rendi impressionante. conto che tutto quello che abbiamo fatto fino adesso in 8 mesi non è neanche, non copre neanche il Brasile. ragazzi, basta guardare la mappa, cioè il Brasile che si è- mangia 3/4 il Sud America. Sì, è Pazzesco. immenso, quindi anche con un mezzo le distanze Madò. diventano lunghissime. Vi risparmio la scena di Angela che cerca una spina nel dito, perché a quanto pare si è inserita una spina nel pollicione del piede, ma non si trova. Non si La trova. sento ma non la vedo, questo è il problema. Va bene ragazzi, io direi che su questo possiamo stendere un velo pietoso innanzitutto direi di sì. e chiudere questo video. Mi raccomando, se volete iscrivetevi al canale, scriveteci un commento, diteci cosa ne pensate di questa zona di Brasile. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E attenzione, novità in arrivo, grosse. Grossissime novità, quindi mi raccomando, per non perdervele rimanete sintonizzati. C'è anche qui di sotto il link di Patreon, vi aspettiamo anche lì diciamo tutto in anticipo, quindi se volete essere aggiornati sempre su dove siamo e cosa facciamo, ci trovate anche su Patreon, c'è il link anche nella descrizione del video. Speriamo che la spina se ne vada naturalmente, perché secondo me non la toglieremo, Angra, è minuscola. Dobbiamo è minuscola. esportare il dito. Oddio no, Sto lo esportiamo ragazzi. Allora, alla prossima. Alla prossima, ciao belli. Faccio la vocina o no? Abbraccione, sì, certo, è un grande Alla prossima ragazzi. ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.